Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi ragazzi andremo a vedere un altro video molto interessante, un contenuto molto interessante per voi e vi svelerò la seconda parte del video che ho pubblicato qualche giorno fa, riservato praticamente agli abbonati, e quello lo lasciamo riservato agli abbonati. Vi farò vedere, però vi svelerò e spero allo stesso tempo di incuriosirvi a questo punto, di capire quale è il modulo primario. Vi svelerò oggi la mia tattica secondaria che mi ha portato finalmente in divisione 1, ci ha riportato dove ci spetta essere. È una tattica molto interessante, abbastanza classica, ma come d'altronde diciamo anche il modulo primario allo stesso tempo era semplice ma efficace. Però questa tattica secondaria ragazzi, con questa disposizione che andremo a vedere adesso in campo, mi ha veramente lasciato a bocca aperta, perché era un modulo tra l'altro già provato, riprovato insomma tante volte, ma questa volta ragazzi ha funzionato meglio con questi interpreti. Ora ve lo farò vedere. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate qui in descrizione o nel canale potrete supportare appunto il canale, e io ve lo chiedo perché tanto a voi non costa un centesimo di più, e è un modo semplicemente per farli acquisti ad esempio su Amazon. Passando dal link supporterete in questa maniera il canale e io ve ne sarei molto grato. Gamivo è una piattaforma di videoludica della quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo appunto riguardo PlayStation, Xbox, console, abbonamenti e via dicendo, e tra l'altro avete anche diritto al codice sconto che avete trovato a inizio video. Sono aperti sempre gli abbonamenti ragazzi, io ve lo ricordo, ci sono dei contenuti esclusivi dedicati per gli abbonati e inoltre sblocchereste appunto altri vantaggi oltre al video diciamo in sé per sé. Andiamo a vedere ragazzi subito di che cosa si tratta. Questo è il modulo con la tattica secondaria del primo modulo. Vi svelo diciamo una piccola cosa, gli interpreti pressappoco sono gli stessi, ho fatto delle modifiche negli ultimi giorni, però più o meno gli interpreti sono gli stessi, quindi comunque come potete vedere si può arrivare anche in Division 1 con due terzini offensivi rispetto a quanto invece si dice sui social o comunque dei vari gruppi, che con i terzini offensivi e gli esterni è difficilissimo perché bisogna giocare più in una maniera o nell'altra. Ragazzi, ognuno di noi gioca come meglio crede, gioca come più si diverte e come è più funzionale per lui giocare. Ecco qual è il vero segreto dell'arrivare poi in divisione 1. Certo, anche a volte un pizzico di fortuna non guasta, quello come tutte le cose della vita ragazzi, però io con questo tipo di difesa mi ci sono divertito parecchio. Chiaramente apro una grande parentesi, le tattiche sono diverse rispetto a quelle utilizzate nel modulo principale, che però ripeto è un video esclusivo per gli abbonati, quindi chi di voi fosse interessato mi raccomando vi aspetto anche là. Diciamo che le tattiche sono diverse, gli interpreti ecco più o meno invece sono rimasti invariati. Partiamo ragazzi subito dal portiere. Il portiere è un portiere difensivo, è un portiere fortissimo, il più forte del gioco, ma chi diciamo a lui può mettere lui perché sta tranquillo di avere un muro praticamente in porta. Come detto prima, un terzino mattatore e un terzino offensivo che in questo modulo hanno, ripeto, delle istruzioni individuali diverse rispetto al modulo primario, che diciamo comunque sono due moduli molto interscambiabili, perché per certi aspetti potrebbero risultare simili, per altri no, perché comunque con questa disposizione da alternare a partita in corso praticamente si crea abbastanza scompiglio. Diciamo ragazzi che per me il segreto di questo modulo è stato alternare il modulo che appunto ripeto è il primario, che è quello con la quale ho vinto la stragrande maggioranza delle partite, alternarlo appunto a questo qui che come dicevo appunto è molto funzionale.
ed è molto interscambiabile. Non sono estremamente diversi, perché anche questo è fondamentalmente un modulo abbastanza classico, però comunque ragazzi è un modulo che si abbina molto bene. Dicevo quindi difesa, chiusa parentesi. Dicevo quindi difesa, un altro incontrista, o anzi un incontrista, non ce ne sono altri, quindi un incontrista, Mickey Van de Ven, ragazzi, giocatore clamoroso. Se ce l'avete mettetelo, perché veramente è un muro. È alto 1,93, pesa 89 kg ed è una bestia, è velocissimo, forte fisicamente, le prende tutte di testa. Raga, provatelo, veramente non vi pentirete. Paolo Maldini, non bisogna nemmeno commentare, ragazzi, perché Paolo Maldini sia nella realtà che nel gioco è un pilastro, veramente un difensore incredibile. Carta terzino difensivo, va bene, in alternativa a lui uno sviluppo oppure un altro terzino difensivo, ad esempio il Costa Curta famoso che ci ha regalato il gioco. Importantissimo ragazzi, le carte devono essere veloci, lo dico in tutti i miei video che faccio sui moduli, le carte ragazzi devono essere veloci, ormai il gameplay è diventato abbastanza veloce, le carte allo stesso tempo devono essere veloci, non possiamo mettere più giocatori troppo fisici e lenti. Guardate infatti questo Baldé, lasciate perdere adesso che è forma D e provvederò a sostituirlo, ma la tipologia di carta, velocità ragazzi 98, buona tecnica e discreta difesa. Cioè quando ragazzi c'è un Mbappé o un Romario o un Eto'o che partono in fascia, lui è matematico praticamente che li prende e li supera pure, quindi accelerazione comunque 91, quindi quando si propone lui in fascia, diciamo nella tre quarti avversaria, sa essere pericoloso. Ha anche un buon tiro, nonostante, ripeto, nonostante la finalizzazione ce l'abbia solo a 62, ha un buon tiro. Dall'altra parte ragazzi un Arnold comunque molto forte, una delle versioni di Arnold praticamente uscite, ma ne sono uscite tante come lui ottime. Va bene anche un altro terzino offensivo, eventualmente se volete lasciare uguale, io però preferisco un mattatore perché dà una mano qui in mezzo. In mezzo ragazzi giochiamo con un collante e un incontrista. Le caratteristiche ragazzi di questi giocatori sono che devono essere veloci, bravi tecnicamente e chiaramente forti in difesa, perché lì in mezzo non deve passare nemmeno un moscerino ragazzi. Idem con Patate e con Vieira. Io ho la fortuna di avere in rosa due dei mediani centrocampisti più forti del gioco in assoluto, perché ragazzi, cioè Gilberto Silva e Vieira sono incredibili. Sulla tre quarti ragazzi un giocatore chiave, anche lui in questo momento è forma D, quindi lo sostituiremo. Comunque un giocatore chiave da queste caratteristiche, quindi ottima tecnica, ottimo passaggio perché deve fornire spesso e volentieri il passaggio decisivo per far gol, e veloce ragazzi, deve essere veloce perché deve andare a recuperare palla, delle volte anche lui deve inserirsi anche in automatico, quindi i movimenti che fa diciamo il giocatore in automatico. Ragazzi, questo fondamentalmente, se non avete questo Gavi e avete un altro giocatore chiave che vi piace, scusatemi, usatelo. L'importante ragazzi, ecco, che non sia un giocatore chiave trequartista troppo simil punta o comunque troppo simile a una seconda punta, deve essere più proprio un centrocampista, quasi un centrocampista avanzato che comunque all'occorrenza può anche lui recuperare palloni, e Gavi, Pedri, diciamo questi giocatori sono i giocatori ideali per questa tipologia di ruolo. Anche Snyder, uscito pochissimo tempo fa, è ottimo, però ragazzi qui poi abbiamo un Neymar incredibile, ha la prolifica, veloce, bravo tecnicamente, segna, ragazzi nulla da dire. Questa carta la si può utilizzare sia a seconda punta che eventualmente anche esterno, se vogliamo allargare ancora di più il gioco la potremmo anche lasciare così, esterno diciamo stretto, ecco, tanto poi comunque durante la partita tenderà un po' ad allargarsi, però proprio perché questa posizione qui è incredibile, perché tende ad allargare le maglie della difesa. E ripeto, con l'altro modulo principale che ho abbinato, ragazzi, sono due moduli che hanno fondamentalmente due attacchi un pochino diversi, e quindi questo qui tenderà, ed è per questo che infatti lo interscambiavo, tendeva improvvisamente ad allargare le maglie della difesa avversaria, quindi il mio avversario era convinto che io stessi continuando a giocare
con la solita disposizione, e invece improvvisamente allargavo e creavo veramente dei problemi. In avanti, ragazzi, opportunista Mbappé fortissimo, ragazzi, incredibile, sta carta è 10, cioè paragonabile secondo me molto tranquillamente a una leggenda, può fare tutto in attacco, cioè guardate, anche il trequartista volendo può fare tutto, ragazzi, segna, è veloce, bravo tecnicamente, cioè completo, ragazzi, un giocatore completo. Se non avete Mbappé, questa versione va bene, anche un'altra versione, tanto più o meno sono tutte simili, o altrimenti un altro opportunista che preferite voi. Seconda punta, ragazzi, questo Digno, va bene anche eventualmente un altro giocatore, ala prolifica sì, oppure eventualmente anche un altro opportunista o senza palla o attaccante di rientro, sono funzionali in questo ruolo. Anche regista creativo, ragazzi, questo diciamo che questo ruolo è abbastanza libero come movimenti, perché comunque lui delle volte, questo Digno lo fa molto bene, tenderà ad allargarsi, delle volte a scendere verso Gavi per recuperare palla, delle altre volte si inserisce, quindi lui fa bene un po' tutto. Però gli altri, diciamo che le altre carte le lascio un po' scegliere a voi, ecco, nel senso, cioè, se non avete questo Digno alla prolifica va bene anche un altro Digno sempre alla prolifica, oppure una di queste carte che vi ho consigliato io. Io vi consiglio eventualmente, ragazzi, o un attaccante di rientro o un senza palla, perché comunque vanno a creare abbastanza scompiglio, e allora magari a quel punto, mettendo un attaccante di rientro al posto di Digno, sposterei Neymar come seconda punta, cioè fare una cosa del genere, supponendo che qui ci sia un attaccante di rientro, mettere qui lui, o addirittura qui al seconda punta potrei mettere anche un opportunista, ottimo, perché così si crea proprio una sorta di altalena, no? Di giocatori, ottima, che può creare scompiglio. Quindi, ragazzi, questo è il modulo. Adesso vi farò vedere le istruzioni individuali, che sono, ripeto, diverse rispetto a quelle del modulo primario, e sono le seguenti, ragazzi. Sono ancoraggio alla prima punta, quindi la prima punta deve stare lì, deve andare a fare gol e deve stare lì davanti. Contropiede sempre alla prima punta, quindi vogliamo che stia lì e che stia proprio lì cioè, ragazzi, immobile, deve stare lì e andare solo a far gol in avanti, quindi non vogliamo che si muova. E in linea bassa, ragazzi, al mediano collante. Come potete notare, ragazzi, sono delle istruzioni un po' particolari, però funzionano, sono molto molto funzionali. Tra l'altro, come avete potuto notare, nel mio centrocampo praticamente il mediano collante è quello che si arretra praticamente in mezzo alla difesa, mentre Vieira da incontrista lo lascio un po' più libero di girare in mezzo al campo. È fondamentale quel linea bassa, ragazzi, sul mediano collante, perché tenderà più delle volte, quando magari uno fra Baldé e Arnold sono su, lui tenderà a fare un altro difensore aggiunto. Di conseguenza, ragazzi, difendiamo praticamente sempre a 4 o, in via del tutto eccezionale, a 3. Quindi se siamo un attimino bravini a gestirci, siamo in tanti, comunque siamo un buon numero per difendere. Comunque Vieira, considerando che Vieira comunque starà sempre lì più o meno in quella zona di campo, e anche quando attacchiamo, ragazzi, siamo in tanti, perché Gavi, Neymar, Mbappé, Digno, quindi siamo in tanti, comunque siamo in 4, con il supporto chiaramente di Vieira. Questo modulo, ragazzi, va bene anche come modulo primario, ragazzi, da poter utilizzare anche tutta la partita, chiaramente. Io però, ripeto, lo alterno con l'altro, che è molto funzionale, mi ci diverto, ho fatto un bel filotto di vittorie subendo tra l'altro pochissimi gol, e questa è stata l'arma in più di quel modulo. Mi raccomando, ragazzi, se volete guardarlo, abbonamento al canale, e sarà libero se la curiosità vi porta a premere sul pulsante. Io intanto per ora vi ringrazio di essere stati con noi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questo modulo, se l'avete provato, e che cosa, appunto, qual è stata la vostra impressione. Io vi saluto,
alla prossima dal vostro Luca Talan. Ciao!